Allora ragazzi, eccoci qua, bentornati su Green Italy. Io sono Claudio e oggi parliamo di uno degli ortaggi più conosciuti e veramente un ortaggio che non può assolutamente mancare nel nostro orto estivo. Buonissimo da mangiare, piuttosto semplice anche da coltivare, molto produttivo. Ragazzi, sto parlando della fantastica zucchina romanesca. Quindi nella puntata di oggi vi farò vedere come io la metto a dimora nel mio orto, quindi vi do alcune informazioni e niente ragazzi, io mi organizzo e ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao! Allora, eccoci qua, bentornati. Oggi, come ho detto, parleremo di zucchine, una pianta che appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae, un evergreen, diciamo, nell'orto. Un paio di piante di zucchine ci devono sempre essere, quindi volevo parlarvi di come le coltivo io. Allora, innanzitutto vediamo quali sono gli aspetti principali, perché diciamo quando possiamo piantarle. Ragazzi, dipende sempre dalla posizione geografica in cui abitiamo, per cui noi siamo a Roma e diciamo che io sto un pochino ai limiti perché la mattina fa abbastanza caldo, quindi le temperature riescono ad arrivare sopra i 20 gradi, però la sera c'è un po' di escursione termica e le temperature si avvicinano a circa 10 gradi. La zucchina ama il caldo, ok? Per il caldo poi tra l'altro non si parla solo di temperatura esterna, ma dobbiamo tenere in considerazione soprattutto la temperatura del terreno. Quindi allora diciamo siamo arrivati al 20 di aprile, posso dire almeno per me che è il momento di piantare le zucchine. Diciamo che la coltivazione delle zucchine può essere anche anticipata. Certo è che bisogna prendere delle precauzioni e quindi andare a coprire soprattutto nelle ore notturne con un tessuto non tessuto, ok? Siccome per me non è tanto importante anticipare quanto avere un buon prodotto, io preferisco evitare di andare anche a spendere soldi, manodopera e quant'altro, e quindi approfitto per piantarle solo quando sono in un certo senso sicuro che queste non vengano rovinate dal freddo. Allora vi faccio intanto vedere come sto lavorando. Ho iniziato a lavorare nelle scorse settimane l'orto, quindi abbiamo tolto i teli, abbiamo effettuato una prima fresatura, un sovescio. Tra l'altro questa mattina ho approfittato perché c'era il terreno veramente con un perfetto stato di tempera e io prima di mettere a dimora le piantine effettuo sempre una lieve fresatura proprio per garantire alla giovane piantina una facile radicazione e soprattutto evitare anche lo stress del trapianto. Vi faccio vedere perché il terreno quando metto a dimora le piante è in questo modo: soffice, guardate, soffice, ben drenante. Io l'ho girato questa mattina, era abbastanza umido, però questa è la situazione, ok? Ancora c'è qualche scarto di bieta. Parlando appunto di coltivazione, soprattutto per i meno esperti, c'è da fare alcune considerazioni, perché bisogna un attimino capire se il terreno è già stato sfruttato. Allora mi raccomando, siccome parliamo di una pianta piuttosto esigente, è sempre meglio, anche soprattutto nell'ottica di una rotazione ortiva, evitare di far coincidere le colture lì dove si è già piantato nello scorso anno. Quindi mai piantare zucchine dove c'è stata piantata la zucchina l'anno prima, pomodori, vale un pochino su tutte le specie. Certo è che le specie che hanno una richiesta maggiore da un punto di vista dei nutrimenti non devono essere ritrapiantate nello stesso punto. Qui nello specifico lo scorso anno avevo piantato del mais e dei fagiolini, ok? Quindi andatevi a vedere soprattutto la puntata di fagiolini che vi lascio qui. Quindi io dove so che devo mettere delle piante un pochino più esigenti, quindi pomodori, melanzane, cerco sempre di anticipare con una coltura di leguminose. Allora, per prima cosa io utilizzo sempre l'ala gocciolante e la pacciamatura, a maggior ragione per le zucchine, proprio per evitare infestanti, andare a risparmiare sull'utilizzo dell'acqua
e anche sulla manodopera, perché così riuscirò ad avere un orto più pulito. Allora io cerco sempre di riutilizzare lì dove possibile le manichette già utilizzate nell'anno precedente, e questo non solo per un aspetto economico, ma anche e soprattutto perché sono inquinanti. È plastica, e quindi se il tubo funziona, adesso infatti come prima cosa lo vado a provare, io me lo tengo, ok? Allora ho rimesso l'impianto di irrigazione, tra l'altro visto che ho già realizzato una puntata a tema, anzi ve la lascio qui, è inutile che ve ne parli, andatevi a vedere il video, perché il sistema con cui creo l'impianto di irrigazione e pacciamatura è praticamente sempre lo stesso: un tubo alla gocciolante, una manichetta, dei rubinetti, insomma molto facile. Allora come prima cosa vado a testare l'impianto, perché una volta che andrò a stendere la manichetta dovrò verificare se appunto ha dei buchi, delle perdite. In quel caso purtroppo sarò costretto a sostituirla, però io intanto ci provo. Allora innesto il rubinetto, tra l'altro sembra una stupidaggine, ve lo dico, ma di solito non entrano bene questi tubi, quindi io che cosa faccio? Inserisco il mignoletto, poi alido un pochino, così il tubo diciamo si riscalda, rimetto il dito e poi il tubo riesce facilmente a innestarsi nel rubinetto principale. Ok, questo è la chiusura, quindi permette appunto al tubo di non uscire, e adesso andrò a provarlo, vediamo un po' quello che succede. Allora come vedete il tubo è bucato, ok? C'è da fare delle valutazioni. Allora il buco è un pochino grosso, eccolo qua. In questo caso andrò a mettere una giunzione, diciamo che sarebbe meglio evitare obiettivamente, soprattutto all'inizio della stagione. Però siccome il ciclo culturale della zucchina non è molto lungo, alla peggio lo andrò a sostituire diciamo a breve, un mesetto e mezzo, due, insomma il tempo di iniziare e raccogliere le zucchine. Allora scappo perché devo andare a chiudere il tubo. Vabbè, approfittiamo di questa disavventura per mostrarvi anche come effettuare la riparazione. È molto semplice, il pezzo di cui abbiamo bisogno è questo, che è una giunzione. Tra l'altro troverete il link dove almeno io acquisto queste cose. Allora dobbiamo fare attenzione, perché se il buco, come in questo caso, coincide con il grip, che è la parte appunto dei forellini, dobbiamo eliminarla completamente, ok? Quindi con un coltello, meglio le forbici, ma molto semplice. A prova di bambino andiamo ad innestare il tubo da un lato, ok, e a stringere, e facciamo la stessa cosa da quest'altra parte. Facile, ecco qua, il tubo è arrivato a battuta, adesso vado a stringere e faccio una piccola prova. Rimettiamolo in pressione, vediamo se tiene, se no ragazzi lo dobbiamo sostituire, ok? Funziona, possiamo procedere. Allora ragazzi, parliamo del sesso di impianto, perché qui ci sono due correnti. C'è chi la lascia crescere diciamo a terra, e in questo caso dobbiamo rispettare la distanza di almeno 1 metro tra una pianta e l'altra, altrettanto 1 metro tra le fila. Oppure c'è la corrente di quelli che come me preferiscono far crescere la zucchina in verticale, e quindi una volta che la pianta è cresciuta vado a mettere delle canne, dei sostegni, e quindi in questo caso avremo la possibilità di ottimizzare gli spazi. Tra l'altro è uno dei motivi per cui io coltivo in verticale, proprio per ottimizzare gli spazi. Quindi se lo faccio io, e a maggior ragione chi ha un piccolo orto e vuole mettere più di una pianta, è meglio che le lasci crescere in verticale. La cosa buona tra l'altro è che, diciamo, secondo me anche l'elemento più importante nel farle crescere in verticale è che riduciamo di tanto il sorgere di malattie fungine, in particolare l'oidio, che è una malattia funginea che attacca la pianta quando si creano delle zone d'ombra.
Ho realizzato tra l'altro una puntata a tema che vi lascio qui, quindi è inutile andarne a riparlare. Adesso vi faccio vedere come le vado a mettere. Allora, qual è la difficoltà? Se c'è una difficoltà è non andare a prendere il tubo che abbiamo disposto sotto al telo, quindi dobbiamo fare attenzione. Quindi io ho cercato, mentre stendevo il telo, di farlo coincidere sempre al centro, in modo tale di avere un punto di riferimento. Semplicissimo ragazzi, guardate che bella piantina, eccola qua, zucchina romanesca F1 del mio amico Ortoflora. Mettiamola a dimora e ufficialmente iniziamo la stagione estiva. 1, 2, 3, via! Eccoci. Ok, una cosa importante è andare a allargare un pochino, ok? Proprio per evitare alla pianta di rimanere sotto al telo, e soprattutto nelle ore più calde il rischio potrebbe essere quello di bruciarle. Allora approfitto anche per mostrarvi come vado ad effettuare una concimazione, anzi un'ammendatura del terreno. Vado a ridare sostanza organica. Io abitualmente utilizzo humus di lombrico, ok? Quanto ne do di humus di lombrico? Allora, intanto abbiamo messo la nostra piantina a dimora, ok? Prendo un bicchiere di plastica, di carta, diciamo ce ne vuole una piccola quantità, ok? E la vado a distribuire semplicemente intorno alla piantina, eccolo qua, ok? Allora io consiglio sempre di fare 2 trattamenti, quindi avete visto non necessita nemmeno di un bicchiere pieno. Vado a distribuire un pochino di humus di lombrico, che tra l'altro in questa fase delicata del trapianto aiuta a ridurre gli stress. Una volta poi che la pianta ha iniziato a crescere, quindi diciamo fra alcune settimane, quando inizieranno anche i primi fiori, andrò a distribuire un bicchiere abbondante intorno alla piantina, ok? Quindi questo è quanto, così riusciremo ad avere non solo una produzione abbondante, ma diciamo, ribadisco, quello che è una di quelle che è l'essenza dell'humus. L'humus e soprattutto i batteri al suo interno aumentano le difese immunitarie. Nutro il terreno ed indirettamente la pianta e la proteggo, o meglio faccio in modo che sia più resistente alle malattie fungine. Quindi vi posso garantire che utilizzando l'humus di lombrico riuscirete ad avere una pianta più resistente alle malattie, un vero e proprio vaccino, ok? Quindi vado avanti nel mio lavoro. Ragazzi, per oggi è veramente tutto. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti. E faccio un po' di pubblicità al canale perché ancora sto notando che molte persone che guardano i video, quasi l'80%, li guarda con continuità ma non si iscrive. Allora ragazzi, siccome non costa nulla, sto aprendo la campagna abbonamenti, anzi la campagna iscrizioni, quindi mi raccomando, prima di lasciare il video spingete questo pulsantino dove c'è scritto iscriviti, così contribuirete anche alla crescita del mio canale. Ragazzi, un saluto grosso e ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!